Io sono vecchio, sai quanti anni ho io? Ehi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo all'interno della fabbrica ICP per il 18° raduno ICP. ICP apre le porte e andiamo a vedere il tour guidato della fabbrica ICP. Io sono all'ultima postazione, che praticamente c'è un Savannah completamente già assemblato e pronto per il volo. Avete l'ultimo nato dell'ICP, il Savannah SR, che ha migliorato ancora l'esperienza di volo del Savannah S. Andiamo a vedere step by step come si costruisce un Savannah. Mi raccomando, se vi piacciono questi video, like al video e iscrivetevi al canale. Andiamo a scoprire come viene fatto un aereo ICP. Signori, se mi seguite, noi andiamo adesso verso il fondo e seguiamo a ritroso quello che praticamente è la linea di ICP. Allora, ICP è un'azienda che, come saprete, costruisce velivoli ultraleggeri, e la cosa che facciamo noi è quella di costruire interamente e fabbricare i pezzi dei nostri aerei. Dall'inizio della linea vedrete praticamente come ICP costruisce effettivamente i suoi pezzi e i suoi aerei. Ecco, allora signori, ICP che cos'è che fa? Come vi ho detto, costruiamo aerei ultraleggeri, però noi siamo in gestione di tutto quello che è il processo produttivo della componentistica meccanica della cellula e di altre componenti che comunque sono costruite interamente da noi. Quindi ICP costruisce tutto dell'aereo, tranne eventualmente chiaramente il motore o il sistema del paracadute o l'elica, però tutti i pezzi della cellula sono costruiti interamente da ICP. ICP parte dal materiale grezzo che è stoccato in questo magazzino, questi sono i nostri semilavorati. Noi prendiamo e scarichiamo dal magazzino le lamiere di alluminio, i tubi, e li lavoriamo in tutta la nostra linea della fabbrica. Ricordo che questi numeri che ci sono qua sono delle norme internazionali di specifiche di materiale, quindi questo è un aeroplano che ha un materiale completamente aeronautico come i materiali che usano Boeing, Airbus e i più grandi costruttori. AMS sta per American Military Standard, 4027 è la specifica AMS del 6061, e qui ci sono tutte quante le specifiche che sono corrispondenti e equivalenti all'AMS. La STM sono tutte quante specifiche che sono riconducibili all'alluminio 6061 T6. Quindi questo a tutti gli effetti è materiale certificato aeronautico. Anche la fusoliera ha le stesse specifiche di materiale. Questa che vedete qui è un macchinario che è una macchina che è stata comprata da ICP per produrre i basamenti del motore M09, quindi è un macchinario molto complesso che carica i blocchi di alluminio che vedete lì e attraverso lavorazioni di fresa a 5 assi produce monoblocchi di questo che è un motore che ICP sta progettando, che si chiama M09. E questa comunque è soltanto una delle lavorazioni, perché noi lavoriamo appunto altri pezzi, sia di fresa che di taglio e piega lamiera. Ora iniziamo a seguire il processo produttivo. Vi ricordo che le macchine sono in azione. Noi abbiamo un operatore che con i disegni dei particolari carica la lamiera e la taglia al laser. Quindi la lamiera viene già tagliata e viene caricata ed esce già in dei pezzi pronti per essere, chiaramente dopo la sbavatura,
tagliati ulteriormente e piegati. Questo è il piano di caricamento della lamiera, viene trasportato all'interno del taglio laser e poi viene scaricato per essere lavorato ulteriormente. Un'altra lavorazione che facciamo è il taglio delle lamiere al punzone, che è un metodo che può essere per determinati volumi di produzione più economico. Quindi la lamiera, ecco, voi la vedete in azione, sta venendo in questo momento tagliata da dei punzoni che quindi hanno la testa punzone e dal corrispettivo la matrice, e queste lamiere, anche queste, vengono già lavorate e pronte poi per le successive fasi, che sono quelle di taglio e di piegatura, perché poi ci sono appunto step successivi. Ecco, noi abbiamo dei pezzi, questi pezzi sono pezzi appunto della fusoliera dell'aereo o dell'ala o comunque di tutta la struttura, e vengono appunto lavorati per piegatura, per produrre particolari con la forma un pochino più complessa. Quindi noi sulla piegatrice andiamo a inserire la lamiera, in secondo le specifiche del disegno tecnico ogni pezzo viene piegato e etichettato secondo il part number che lo va a contraddistinguere. Poi una volta che i pezzi sono completati, quando un pezzo è effettivamente prodotto, viene ritirato a magazzino. Voi da questo lato vedete la produzione, ma dall'altro lato voi vedete che c'è un magazzino che è un magazzino di pezzi sia di ricambio che di assemblaggio finiti, che possono essere sia usati per costruire l'aereo che dati ai clienti come parti di ricambio. E noi abbiamo tutto l'aereo, tutti gli aerei, perché noi appunto produciamo non solo un aereo, produciamo più modelli di aerei, però quei pezzi coprono l'intera produzione e sopperimento dei pezzi di ricambio di ICP. Questa è appunto la piegatura, e per altri determinati pezzi possono essere necessarie lavorazioni di forni o di fresa. Questo ad esempio è un distanziale del mozzo dell'elica e viene fatto interamente da ICP. Come molti altri pezzi di ICP viene interamente caricato il materiale grezzo, viene lavorato di tornio o di testa fresante perché ha molti assi, ha dei motorizzati, e il pezzo finito anche lì viene poi etichettato e messo in magazzino secondo appunto le specifiche di costruzione che definiamo noi in ufficio come disegno tecnico. Vedete che ci sono delle dime per la piegatura, queste dime soprattutto per le centine, per i pezzi più complessi, vengono messe sulla pressa e la lamiera sopra di essi viene chiaramente piegata secondo quello che è la dima di piegatura. Poi abbiamo chiaramente lavorazione ulteriore, qui abbiamo il taglio dei semi lavorati per o tubi o i montanti delle ali, che sono dei profilati a sé stanti, e questa è sostanzialmente la produzione dei pezzi. Questa è una postazione che noi abbiamo per fare dei piccoli aggiustaggi, fare delle piccole lavorazioni chiaramente di piccola finitura anche sugli stampi eccetera, e qui iniziamo già a vedere l'aereo che inizia a prendere forma. Questi qui che vedete nelle scatole sono degli aerei, sono dei kit di montaggio per degli aerei. Ecco, ICP che cos'è che fa? ICP produce due tipi di prodotti oltre al modello di aerei: degli aerei pronti al volo, quindi già assemblati e forniti al cliente già pronti, e degli aerei in kit, quindi noi forniamo al cliente le lamiere
in base a quanta complessità di kit vuole lui, kit 1, 2 o 3, con motore o senza, eccetera, in base ai suoi optional di acquisto, e forniamo al cliente l'intero kit per cui lui si può assemblare l'aereo da solo. E chiaramente ci sono clienti che vogliono montare il motore, clienti che il motore se lo procurano per terzi, e quindi noi forniamo effettivamente il kit dell'aereo, e questi sono degli aerei che forniamo, questi sono dei kit con il loro numero seriale, con la loro tracciabilità. E invece questo è un altro modo in cui noi forniamo gli aerei, ovvero i pronti al volo. Queste sono le stazioni di assemblaggio delle strutture degli aerei. Questo è un aereo che viene primerizzato, vedete che è già grezzo finito con una verniciatura di fondo, mentre questo qui invece ha una lamiera naturale, è un optional che noi forniamo al cliente in base alle sue necessità ambientali. Magari una è in Australia, un'altra persona è in Irlanda dove il clima è un po' più umido ed è più attaccabile dalla corrosione, quindi noi forniamo le strutture sia premierizzate che di lamiera pronte per essere verniciate. Noi le assembliamo, queste sono fusoliere, queste sono due fusoliere di 2 Savanna SR, che sono l'ultimo modello di Savanna, e i piani di coda, le ali, e noi praticamente uniamo tutte le strutture tramite rivetti. La maggior parte dei rivetti sono rivetti a strappo di varie vetrature, da 3, 2, da 4, di alluminio, di acciaio, e i componenti strutturali più importanti utilizziamo chiaramente i ribattini in acciaio con quella cresta. Ora voi vedete una nostra operatrice che sta assemblando un'ala, quindi questo è chiaramente il longherone, e sta in questo momento andando a mettere i nasi di centina nella parte anteriore per iniziare quello che è appunto il montaggio di un'ala. Lì potete vedere che ci sono dei longheroni pre-preparati che sono pronti per essere messi nella postazione e su cui poi si assemblano le centine e il rivestimento, per cui secondo le specifiche dei manuali di montaggio che noi appunto forniamo non solo agli operatori ma anche ai clienti dei kit per montarli come se fossero loro l'azienda, noi assembliamo in divenire l'intera struttura dell'aereo, degli aerei, perché gli aerei sono poi diversi modelli e vengono poi tutti gestiti da noi. Da quella parte del magazzino poi potete vedere altri pezzi che non sono in lamiera. Quei pezzi, specificatamente in acciaio, sono le più importanti strutture intubolari in acciaio dell'aereo Savanna, e nell'aereo Ventura invece la struttura della cabina è in profilati di alluminio. Però in ogni caso il castello motore, che è la struttura che dalla paratia parafiamma della fusoliera tiene effettivamente il motore e regge la spinta del propulsore, è fatto in tubature di alluminio fatte appunto da noi e messe a magazzino pronte per l'assemblaggio. Stessa cosa nel velivolo Savanna, voi lo vedete su quell'aereo lì, la struttura traliccio della cabina, noi la chiamiamo cabane, è una struttura appunto di tubi saldati di acciaio, che viene poi verniciata di nero e poi assemblata al resto della struttura in queste fasi di assemblaggio. Poi le strutture, macrostrutture, quindi la fusoliera, le ali, le segnali, i piani di coda, eccetera, vengono poi accettate come controllo qualità, quindi ogni cosa viene controllata che sia giusta, e in questa fase vengono poi passate alla verniciatura. Noi abbiamo
un reparto verniciatura che si occupa appunto di verniciare i pezzi e le strutture totali secondo le specifiche che, quando il cliente richiede, vengono comunicate dall'ufficio al reparto verniciatura, e quindi ogni cliente o scuola di volo o chi per esso ha un suo disegno, una sua customizzazione di vernice, per cui comunica a noi come l'aereo lo vuole e come noi lo verniciamo. Quindi noi verniciamo l'aereo e poi chiaramente lo stocchiamo pronto per essere assemblato nell'assemblaggio finale. E queste stazioni sono effettivamente l'area in cui si assembla alla fine di tutto l'aereo pronto al volo. Dalla fusoliera viene montato il castello motore, su di esso viene messo il motore e i sistemi, quindi il sistema dell'olio, il sistema di raffreddamento, il sistema elettrico. Vengono provati i sistemi sulla fusoliera e poi vengono assemblate le ali con i montanti in modo da produrre l'intera struttura dell'aereo. Poi questa struttura viene collaudata in assemblaggio, e quindi noi abbiamo degli alti standard per fornire appunto un prodotto che sia il più conforme possibile alle specifiche non solo del cliente ma anche alle specifiche di certificazione, e noi effettivamente produciamo quello che è qui l'aereo pronto al volo. Ora voi vedete davanti a voi due aerei che sono due Savannah SR. Il Savannah SR è l'ultimo modello che ICP ha prodotto ed è l'ultima evoluzione del velivolo Savannah. Magari qualcuno lo conoscerà già. Il velivolo Savannah è un velivolo biposto che è molto adatto per essere utilizzato in modo sportivo e da scuole di volo ultraleggere, perché è un velivolo molto affidabile, è un velivolo resistente, e poi la struttura, essendo tutta in alluminio, in lamiere, è oltre a essere resistente è molto manutenibile, quindi i clienti sono molto soddisfatti del fatto che ci sono eventualmente dei problemi, degli incidenti, l'aereo si può riparare, si può mantenere nel tempo, l'aereo dura molti decenni e soprattutto le nostre manutenzioni sono sopperite da una manualistica che al momento è allo stato dell'arte. Quindi noi cerchiamo di fornire il migliore supporto possibile ai clienti, sia dal punto di vista dei manuali, di costruzione se è un kit, oppure di volo o di manutenzione, e di venire incontro a tutte quelle che sono le loro esigenze di personalizzazione, perché ogni aereo è molto personalizzabile. Voi vedete un aereo e l'altro sono molto diversi. Questo aereo è un aereo tedesco, quello è un aereo francese, quindi in base ai requisiti di certificazione delle varie nazioni ognuno è intrinsecamente diverso. Questo ha un peso massimo al decollo di 600 kg, quello di 525, sono lo stesso aereo, però hanno differenti option, le ruote sono diverse, l'avionica è diversa. Un cliente può montare un'avionica completamente digitale oppure un pannello completamente analogico, in base a quali sono le sue esigenze, o magari se di una scuola di volo alle esigenze di istruzione agli allievi. Che motorizzazione monta? Allora noi andiamo ancora prima, noi abbiamo due macro modelli di aerei: il Savannah, che adesso voi vedete nell'ultima versione Savannah SR, e il Ventura, che è un pochino più grosso e più adatto a esigenze di carico, di trasporto, però rimanendo sempre come ultraleggero. Il Ventura ha due versioni: il Ventura può essere limitato a 600 kg come ultraleggero, o in Francia 525 kg, oppure può esistere una versione sperimentale Ventura 64 dal suo numero di serie,
che può avere un peso massimo al decollo di 800 kg. Ora, quali motori montiamo sui Savanna e sui Ventura? Sui modelli Savanna noi montiamo motori, lo standard è il motore Rotax 912 ULS, quello più diffuso in tutta l'aviazione ultraleggera, che è un motore a carburazione da 100 cavalli, quindi 100 cavalli, un consumo sui 18 litri all'ora in massima economia, quindi è un motore che molti hanno, di cui si sa tutto, performante, che ha una grande base di utenti e di ricambi. E noi chiaramente forniamo anche la manutenzione sui motori e sulle cellule. Altri tipi di motorizzazione: sul Savanna c'è il modello a iniezione del Rotax 912, il 912S, sempre 100 cavalli però con un sistema iniezione. Sul Savanna SR possiamo montare il Rotax 914, mentre sul velivolo Ventura, che è un po' più grosso e un pochino più performante, possiamo sempre montare il Rotax da 100 cavalli 912, però possiamo montare anche motori più potenti turbo a iniezione come il Rotax 915 e il Rotax 916. Ora magari voi fuori vedrete dei velivoli Ventura, soprattutto il Ventura versione biciclo, che è motorizzato con un Rotax 916, che è l'ultimo motore prodotto da Rotax, che è turbo iniezione, produce 160 cavalli al decollo, mentre il Rotax 915 sempre per il Ventura ne può produrre sui 140, e mantengono la potenza molto costante alle varie altitudini di volo, perché essendo turbo sono sovralimentati e hanno la loro boost pressure a valle della turbina. Ecco, quindi noi assembliamo gli aerei, li verifichiamo e poi li collaudiamo in volo. ICP è nata come un'azienda a Piova Massaia, in cui noi costruivamo praticamente solo cavetti di automotive e facevamo componentistica per automotive. Noi ancora produciamo pezzi per automotive nel reparto a fianco, però quello è stato il motivo per cui è nata ICP. Con la passione che ha avuto il nostro fondatore Razzano Tancredi per l'aviazione ultraleggera, ICP si è evoluta a Piova Massaia, dapprima importando i kit di assemblaggio e poi progettando e costruendo i nostri aerei a Piova Massaia. Abbiamo iniziato poi da Piova Massaia a portare gli aerei verso la aerosuperficie più vicina a noi, che era Castelnuovo Don Bosco. Con il tempo e crescendo come volume di affari, Razzano ha deciso di investire ormai da un bel po' di decenni che siamo qui, nella costruzione di questa azienda, di questa fabbrica contigua alla superficie di Castelnuovo, in modo che noi possiamo in tutto il processo dell'aereo fabbricare le parti, costruirle, assemblarle e infine collaudarle e volarle e produrre e dare al cliente un aereo pronto al volo, fatto interamente da noi, su cui noi abbiamo l'intero controllo della produzione e della qualità, e su cui noi possiamo negli anni supportare il cliente con la manualistica, con le manutenzioni, con la fornitura di pezzi di ricambio e con eventualmente, se vuole venire qui a bersi un bicchiere di vino, è ben accetto a farsi un giro o a comprare un nuovo aereo, perché quella che abbiamo notato noi è una fidelizzazione dei clienti di ICP. Voi vedrete in giro molti velivoli ICP sul mercato come usati nelle scuole di volo, perché sono aerei che sono affidabili, che sono provati e che hanno una base di utenza tale per cui se una persona ha un problema può comunque sentire un'altra opinione di un pilota di Savanna o di Ventura, perché sono molto diffusi. E poi appunto la fidelizzazione comporta che se un cliente è
un nostro affezionato, lui può venire sempre, è sempre ben accolto da noi, o anche un cliente futuro che volesse mai provare a vedere o a volare come un nostro aereo. Se voi volete, se siete interessati, mettiamo caso, voi siete interessati a un velivolo, a comprare un velivolo ultraleggero, voi potete venire qui in ICP e volare voi stessi, provare voi stessi con i nostri piloti collaudatori gli aerei in linea di volo. Quindi questo è il valore aggiunto che dà ICP ed è il motivo per cui Razzano ha investito in questa realtà, in questo posto, con questa pista, perché così noi possiamo dare questo servizio aggiunto ai clienti di dargli praticamente tutto, di farli volare, di controllare la produzione, l'assemblaggio, il collaudo in volo. E quindi adesso noi stiamo facendo questo evento per farvi conoscere, ma anche per farvi provare, perché al di fuori avete un piazzale in cui appunto dei nostri piloti collaudatori, per chi lo volesse, e ci sono dei banchetti su cui poi potete mettere delle firme e potete prenotarvi un volo. I nostri piloti collaudatori, se voi foste interessati, vi farebbero eventualmente provare oggi stesso un volo su un nostro aereo, o eventualmente anche in futuro per qualsiasi cliente interessato, se può sempre chiedere a noi come reparto commerciale e chiederci di provare un aereo, perché noi siamo sempre disponibili ad accogliere clienti passati e anche futuri e presenti, in modo da espandere quella che praticamente sta diventando una grossa famiglia di piloti, di scuole e di manutentori, di persone che comunque hanno la passione e che volano, perché questi sono aerei che, oltre a essere robusti, affidabili, pronti al volo, sono aerei che sono utilizzati da persone che hanno la passione per il volo e quindi sono utilizzati intensamente e, se mi permette, in modo soddisfacente, perché a parte i soliti problemi su cui gli uffici tecnici si occupano di risolvere, i feedback di tutti i clienti di tutto il mondo sono positivi, perché noi abbiamo clienti da tutto il mondo, dall'Islanda all'Australia, al Sudafrica, Sud America, tante nazioni in Europa, per cui noi sappiamo che i nostri aerei sono performanti in ogni ambiente e in modo soddisfacente da quelli che li usano veramente e non li tengono parcheggiati in un hangar per farli vedere. Quindi credo che vi abbia spiegato un po' tutto. Chiaramente voi appunto potete vedere nella linea volo gli altri aerei e se voleste anche appunto prenotarvi e chiedere per un eventuale volo futuro. Va bene, dai. Complimenti ancora ICP per il suo
millesimo Savanna. Ovviamente se vi piacciono questi video, mi raccomando, like al video e iscrivetevi al canale. Ciao!